Ci siamo! Sono in autobus verso il corso di inglese di gruppo. Luogo dell'appuntamento: parcheggio Park and Ride di Kinross. Orario stimato di arrivo 13:58. Oh, sono arrivata, ma mi hanno abbandonata. Il trauma dell'abbandono al parcheggio dura poco. Dopo qualche minuto arriva a prendermi Gary, il fondatore di English al Fresco, cioè un corso di lingua inglese per gruppi che permette di allenare il proprio inglese mentre si fanno escursioni all'aria aperta. Ci sono 2 italiane, 4 spagnoli, una polacca e 3 inglesi. Sembrerebbe una barzelletta, ma invece è la composizione del gruppo a cui partecipo e con cui sinceramente mi sono trovata molto bene. Quella che sto usando come sfondo per lo spiegone è la chiesa che avevamo davanti casa nel quartiere residenziale. Kinross è il classico paesino il cui nucleo storico si sviluppa su di una strada rettilinea e poi tutto attorno ci sono le zone residenziali. I 4 giorni di corso iniziano appena si arriva. Lasciati i bagagli nella casa che farà da base alle escursioni, iniziamo subito con una camminata per ammirare il lago che c'è lì vicino. Alloggiamo in una tipica casa inglese a 2 piani. Al piano terra c'è il salotto dove facciamo lezione la sera e la cucina, oltre a 2 stanze. Le altre camere da letto sono al piano di sopra. I vicini non vogliono che si fotografi il quartiere, quindi niente esterni. Se volete vederli, si trovano comunque su Google Maps. Questa è un Highlander, la mucca scozzese. Iniziamo la giornata con la visita ad una fattoria. Queste invece sono semplici pecore. Gli spostamenti vengono fatti con un'auto da 9 posti e in generale il tempo di viaggio è sempre tra mezz'ora e un'ora. Il posto verso cui siamo diretti ora è a 40 minuti da Kinross ed è l'Hermitage, un parco ricreativo nella foresta vicino al paese di Dunkeld. Ci sono vari sentieri, noi camminiamo in quello che porta verso un punto panoramico e che incrocia i 2 capricci costruiti nel XVIII secolo dal duca di Atholl. Il punto panoramico è curioso con questa costruzione a pigna, ma per quanto riguarda il panorama non mi entusiasma, forse per via dello stradone che taglia la foresta in 2. Comunque ho gradito molto la camminata. Visitiamo poi Dunkeld, un paesino tipico scozzese che si sviluppa su di una piazza e una strada. Il paese è piccolo, ma la cattedrale è molto grande, anche se ormai in rovina. A dire il vero, ha mantenuto il nome di cattedrale pur non essendo sede vescovile e viene ora usata come chiesa parrocchiale.
salutiamo il coniglio di Dunkeld e passiamo ad un altro giorno. Questa mattina Arthur Seat. Porco cane, si vede niente. Siamo ad Edimburgo ed il gruppo oggi si trova davanti a una scelta: musei o camminata? Io scelgo la camminata. I musei posso sempre vederli un'altra volta, ma che possibilità ho di salire ancora verso l'Arthur Seat? Magari schiarisce. Oh, il panorama dall'Arthur Seat. E no, la speranza che il tempo schiarisse dopo un'oretta di cammino si è rivelata vana. Poco male, il panorama l'ho visto giorni prima da Calton Hill. Finita la scalata ci tocca scappare per tornare a ricongiungerci con il gruppo. Prima però passiamo a visitare una location di Outlander, una serie TV che vorrei vedere da tempo. Per pranzo cibo tipico scozzese. C'è chi prende l'haggis ma in versione vegana, mentre io provo per la prima volta le Scottish Eggs, uova scozzesi, e scopro con disappunto che vengono servite fredde. Questo è un mercatino costruito in un'ex chiesa, il Tronkirk Market. Mentre questo è l'interno della cattedrale di Sant'Egidio, di cui vi ho mostrato gli esterni nel video precedente. La passeggiata ad Edimburgo continua lungo la Royal Mile, la strada che porta al castello, incrociando monumenti vandalizzati dagli ubriaconi del venerdì sera, il cane Bobby che ha passato 14 anni a vegliare la tomba del padrone e a cui pare che accarezzare il naso porti fortuna. Poi scendendo e attraversando i giardini di Princess Street fino ad arrivare al Dean's Village. La cena è in un classico pub a Kinross, dove io chiedo un whisky, ma temendo di non reggerlo, lo chiedo per principianti. Risulta troppo leggero e non sa da molto. Osa di più, Kate, osa. Ultima cittadina che visitiamo è Falkland. Famosa un tempo per il Falkland Palace, costruito nel XVI secolo come residenza degli Stuart, ora è famosa perché anche qui sono state girate alcune scene di Outlander. E niente, devo proprio vederla sta serie TV. Noi comunque non siamo qui solo per la cittadina, ma siamo qui per il Maspiden Walk and Waterfall, ovvero un sentiero nel bosco tra ruscelli e cascate. Il posto è incantevole, ma bisogna guardare bene dove si mettono i piedi perché il sentiero è bagnato e un po' scivoloso. Spero che la mia avventura in Scozia vi sia piaciuta, in tal caso mettetemi il like. Nel prossimo video comincio a scendere verso sud facendo tappa a York, quindi a presto!